Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Oggi tratterremo il servizio foot up, cioè il servizio con i piedi uniti. Allora iniziamo con la posizione dei piedi. Come si vede sia nel lato sinistro che nel lato destro, i piedi si devono mettere come nella closed stance per il diritto, cioè vuol dire che le gambe sono leggermente incrociate. Come si vede nel lato destro, meglio, le anche sono perpendicolari alla rete, quindi nel modo decontratto con i piedi dobbiamo stare con le anche perpendicolari alla rete. Si vede, per poter stare con le anche perpendicolari, il piede sinistro, come si vede nel lato sinistro, il piede non dominante deve stare parallelo alla riga. Allora iniziamo con il servizio. Come si vede nel lato sinistro, dalla prospettiva laterale, la prima cosa che si deve fare per il servizio foot up, si deve caricare la gamba dominante, quindi si deve spostare il peso del corpo sulla gamba dominante, come quando si deve caricare qualcosa per poter andare poi in avanti, quindi ci aiuterà ad andare in avanti. Come si vede qui, la testa in racchetta è rivolta verso la rete e la gamba non dominante scarica con la punta del piede non dominante alzata. Quindi in questo modo si nota come il peso del corpo è quasi totalmente caricato sulla gamba dominante. Vediamo qua, lato destro. Si vede, si nota come la gamba dominante è piegata, è flessa, è leggermente flessa, quindi si nota come si è caricato il peso del corpo sulla gamba dominante. Si vede sempre come la punta del piede non dominante è alzata. Da questa posizione iniziamo ad andare in avanti. Allora, nel lato sinistro, prospettiva laterale, vediamo cosa bisogna fare. Si nota come il braccio sinistro è salito parallelo alla riga. Nella prospettiva posteriore si vede meglio come il braccio non dominante è parallelo alla rete o parallelo alla riga. In questo modo, cioè, questo tipo di preparazione, questo modo di portare il braccio sinistro, il braccio non dominante verso l'alto, lateralmente, è molto importante perché ci aiuta a sbloccare le scapole, cioè vuol dire che le braccia durante la fase di accelerazione saranno molto più libere. Adesso cominciamo ad andare col braccio sinistro verso l'alto per eseguire il lancio della palla. Cosa bisogna fare? Mentre il braccio sinistro comincia ad andare verso l'alto, il peso del corpo va trasferito totalmente sulla gamba non dominante, in tal modo di poter unire tutti e due i piedi. Come si vede nel lato sinistro, dalla prospettiva laterale, la punta della racchetta è rivolta verso il basso ancora, il piede dominante è alzato per poter avvicinarsi al piede non dominante. Lato destro, vediamo, eccoci qua, quindi sempre si vede come la punta della racchetta è rivolta verso il basso e il piede
dominante si è alzato, di conseguenza il peso del corpo si è trasferito totalmente sulla gamba non dominante. Dopo che abbiamo spostato il peso del corpo sulla gamba non dominante, cominciamo ad avvicinare i piedi. È molto importante come mentre il braccio sinistro, braccio non dominante, va su per fare il lancio, i piedi si uniscono. In questa fase qui i piedi sono quasi uniti e la racchetta è ancora obliqua. Il braccio non dominante è quasi perpendicolare al terreno, si vede anche dal lato destro, prospettiva posteriore, come la punta della racchetta è rivolta verso il basso ancora e il piatto corde lo stesso è rivolto verso il basso. Una cosa importante è che il gomito comincia a salire, come si vede in questa foto, nel lato destro, il gomito è quasi in linea con le spalle e la racchetta sta ancora giù. Sempre dalla prospettiva posteriore vediamo un po' come il piatto corde sta rivolto verso il basso, la racchetta è obliqua indietro e le gambe cominciano a piegarsi. Siamo quasi alla fine della fase di preparazione. Allora, prima di finire la fase di preparazione, una cosa importante è la sincronizzazione tra il piegamento delle gambe e la salita della palla. Quindi cosa voglio dire? Che mentre la palla comincia a salire, noi iniziamo a piegarci. Quindi la fase di preparazione finisce più o meno quando la palla si ferma in aria. Secondo me è un buon punto di riferimento di fermarsi, di finire la fase di preparazione, di finire il piegamento delle gambe quando la palla si ferma in aria. Si vede dalla prospettiva laterale come alla fine della preparazione la punta della racchetta è rivolta verso l'alto, ma non totalmente, si vedrà bene dal lato destro, dalla prospettiva posteriore, che non è proprio perpendicolare al terreno. Sempre dal lato sinistro il braccio si vede come quasi perpendicolare al terreno e due cose importantissime. L'anca non dominante si nota come leggermente in avanti e il gomito del braccio dominante è piegato quasi ad angolo retto. Alla fine della fase di preparazione i piedi sono completamente uniti. Dalla prospettiva posteriore vediamo, si vede come mentre la palla va su, noi ci pieghiamo e finiamo la fase di preparazione con le ginocchia piegate più o meno ad angolo retto. Si nota come il piatto corde è rivolto verso il basso e, come dicevo prima, la punta della racchetta è rivolta verso l'alto, ma la racchetta non è perpendicolare al terreno. La cosa importantissima in questa fase è di creare questa torsione tra il tronco e le anche. Si nota come le anche sono disallineate alla linea delle spalle, quindi le spalle sono disallineate alle anche, le spalle sono più girate delle anche. Sempre si vede come il braccio non dominante è quasi perpendicolare al terreno, non è perpendicolare, altrimenti le scappole cominciano
a bloccarsi, quindi in questo modo abbiamo le scappole sbloccate per poter fare liberamente il movimento verso l'alto, la fase di accelerazione. Dopo la fase di preparazione inizia la fase di accelerazione della caduta della racchetta, quindi cominciamo ad andare verso l'alto a colpire la pallina. Ecco cosa succede, iniziamo a salire, a spingere con le gambe, come notiamo i piedi sono ancora uniti, la punta della racchetta comincia ad andare giù, quindi siccome prima era rivolta verso l'alto, adesso comincia a scendere. Questa è la fase della caduta della racchetta, è molto importante. Poi il gomito dominante si vede che è leggermente rivolto verso l'alto, mentre il gomito sinistro comincia a scendere perpendicolare, quindi il gomito non dominante, il gomito del braccio non dominante comincia a scendere perpendicolarmente al terreno. Dalla prospettiva posteriore, ecco il gomito verso l'alto, la punta della racchetta verso il basso, e la cosa importantissima, secondo me, è che le anche mentre saliamo devono rimanere ancora perpendicolari alla rete, quindi si nota come sono perpendicolari, prima erano leggermente disallineate alle spalle, saliamo e le anche si vedono come sono ancora perpendicolari e noi stiamo già in aria, eccomi qua, sono già in aria con le anche ancora perpendicolari alla rete. Andiamo avanti, allora da qua inizia la pronazione dell'avambraccio, la famosa pronazione dell'avambraccio. Come ho detto anche nel video del servizio feedback, la pronazione avviene quando eseguiamo un lancio verso l'alto, il gesto di lanciare qualcosa verso l'alto. E qua è la fine della pronazione. Quindi per poter avere questa pronazione dell'avambraccio in maniera naturale dobbiamo eseguire il gesto di lanciare la racchetta verso l'alto, quindi il servizio non è altro che il gesto di lanciare un oggetto verso l'alto. Vediamo. Ecco, fase di accelerazione, fase l'inizio della pronazione dell'avambraccio, grazie al gesto di lanciare la racchetta. Siamo quasi alla fine, quindi il finale ci trova nella posizione arabesque, cioè siamo atterrati sulla gamba non dominante, col tronco leggermente inclinato in avanti, il piede dominante è rivolto indietro e la testa racchetta che sta indietro. Quindi questo è il finale arabesque. Prospettiva posteriore, stessa cosa, si nota come il piede dominante sta indietro, il tronco leggermente in avanti, l'atterraggio sulla gamba non dominante e la testa racchetta che è rivolta indietro. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi aspetto sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play oppure sulla nostra pagina www.metodoeasytennisplay.it dove si trova il nostro blog
dove abbiamo raggruppato tutti i nostri video messi su YouTube. Vi auguro tanto tennis, tanti ace, visto che abbiamo parlato del servizio, e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!